Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, come promesso ho realizzato la PCB Tester Triac. In realtà l'avevo detto nel video scorso che dovevo fare questa PCB. Avevo detto in un video che dovevo realizzare una PCB Tester Triac, ma in realtà ho preferito fare una PCB Tester IGBT e MOSFET. Perché ho preferito fare questa PCB? Perché mi occupo di schede inverter e siccome molto spesso ho un po' di MOSFET da andare a controllare e le schede inverter si trovano sempre MOSFET e IGBT ma non i Triac. I Triac ho a che fare raramente e quindi era inutile andare a fare una scheda Tester Triac, anche se in realtà riesce a vedere anche i Triac, però nasce per Tester MOSFET IGBT. Adesso vi spiego come funziona. Intanto bisogna dire che la differenza tra un MOSFET e un Triac, il Triac ha bisogno di una corrente sul gate per essere innescato tra A1 e A2 e il gate solitamente si trova sulla destra, questo qua di destra, visto frontale il componente, mentre invece il MOSFET o IGBT funziona a tensione, cioè sul gate arriva una tensione e il gate si trova sempre sulla sinistra vista frontale. Quindi se da questa PCB su questo connettore vado a mettere il MOSFET o l'IGBT, il gate si troverà sulla sinistra. Lo stesso vale per quelli più piccoli. Se metto MOSFET o IGBT, quelli di questa misura, quindi devono essere messi in questo modo, con il gate vista frontale sulla sinistra. Se prendo però un Triac o un SCR in cui il gate si trova sulla destra, devo girare il componente in questo modo. Ad esempio questo è un SCR, questo è un Triac, quindi entrambi per fare il test devo metterli in questo modo, quindi al rovescio, in modo che il gate si trovi sulla sinistra. Vado a togliere questo, anche questo la stessa cosa va messo in questo modo. Bene, prima di iniziare andiamo a vedere subito l'SCR e il Triac se funzionano. Prima di iniziare però voglio dirvi una cosa. Siccome nasce per tester MOSFET e IGBT, lui va a dare una tensione sul gate, quindi è stato progettato per dare una tensione e ovviamente in una tensione c'è anche una corrente. Finché la corrente riesce ad innescare, perché questi funzionano a corrente sul gate, riesce a innescare il gate, sia il Triac che l'SCR andrà a chiudersi. Quindi adesso li proviamo così li vediamo insieme. Perché sto dicendo questo? Perché è probabile che ci possono essere dei componenti in cui hanno bisogno molta più corrente che questa batteria non riesce a erogare e quindi non si andranno ad innescare. Spengo la luce in modo che possiamo vedere i LED. Tra l'altro come funziona questa PCB? Bene, va messa questa batteria per alimentarlo. Qui abbiamo un interruttore che possiamo spostare verso sopra, si accende il display. Abbiamo un pulsante in cui quando verrà premuto e giriamo il potenziometro al massimo eroga 9 volt. Possiamo vedere che girando il potenziometro va a 0. Girando il potenziometro ritorna a 9 volt, quindi stiamo dando 9 volt sul piedino gate, ok? Funziona in questo modo. Bene, mettiamo l'SCR
Come ho detto prima, lo mettiamo al contrario, premiamo il pulsante, giro il potenziometro finché non si inneschi. Ok, si è innescato, rilasciamo subito il pulsante e portiamo il potenziometro a 0. Quindi in questo momento si è innescato l'SCR, ok? Quindi possiamo toglierlo perché questo abbiamo visto che è buono. Se non si accende il LED blu significa che non si riesce a innescare, e due sono le cose: o è guasto oppure non ce la fa con la corrente, la batteria. Però solitamente possiamo scaricare il datasheet e possiamo andare a vedere la corrente che serve sul gate. A proposito, questo è un SCR 2N640G, se non ricordo male dovrebbe essere 16 A, mentre questo è un BTB 16. Questo è un triac, va messo sempre a contrario. Ok, premiamo il pulsante, giriamo il potenziometro. Ovviamente non vedremo la tensione perché lui funziona a corrente. Vediamo che anche il triac si è innescato. Bene, andiamo a toglierlo. Ritorna il LED rosso. Adesso possiamo provare i MOSFET o i IGBT. Quindi qua sono mischiati tra MOSFET e IGBT. Premiamo il pulsante, giriamo il potenziometro, possiamo vedere la tensione sul gate. Perfetto, possiamo vedere che il LED blu si è acceso, quindi significa che è buono. Non sempre si spegne il LED rosso perché bisogna vedere in quale tensione ha bisogno lui per innescarsi, perché ci sono alcuni MOSFET IGBT che hanno bisogno anche della 15 volt. Riportiamo il potenziometro a 0, mettiamo un altro componente e possiamo vedere che questo è guasto perché si è acceso automaticamente il LED blu senza premere il tasto e girare il potenziometro. Quindi questo è guasto e lo mettiamo da questa parte. Ne prendiamo un altro, anche questo è guasto perché si è acceso il LED blu. Ne prendiamo un altro. Ok, questo non si è acceso il LED blu. Premiamo il pulsante, giriamo il potenziometro. Ok, si è innescato il gate 8 volt e possiamo vedere che ogni volta che premo il pulsante si accende il LED blu, si spegne il LED rosso. Quindi abbiamo una tensione di gate, stiamo, ecco, di 6 volt circa. Quindi a 6 volt si innesca il gate. Perfetto, andiamo a toglierlo, questo è anche buono, quindi quelli guasti li mettiamo di qua, quelli sono quelli buoni. Questo dovrebbe essere un MOSFET piccolino, ecco, portiamolo a 0. Questo ragazzi è guasto, quindi lo mettiamo qua. Questo qua purtroppo ha i puntali tagliati, vediamo un po' se riesco a metterlo lo stesso, giusto per testarlo. Ecco, questo è anche guasto. Premo il pulsante, giro il potenziometro. Ok, perfetto, vediamo la tensione del gate. Quindi circa 8 volt. Ok, portiamo sempre il potenziometro a 0, premiamo il pulsante. Anche questo è buono, questo è un Toshiba sempre 50JR22. Mettiamo sempre di qua, vediamo questo qua.
questo è guasto, anche questo si innesca a 8 volt. Questo è un RJH60 F4, lo mettiamo di qua, vediamo questo è anche buono. Vado un po' più veloce in modo che li possiamo testare tutti. Questo è anche buono, questo è guasto. Ho dato direttamente la 8 volt così non perdo tempo. Allora questo è guasto, ok, quindi quelli guasti sono questi e questi sono quelli buoni. Adesso prendiamo il pick e andiamo a vedere se effettivamente lui è affidabile. Ok, eccoci qua con il pick, andiamo a prendere uno buono, vediamo se ce lo dà per buono, perché il pick è sicuro che è affidabile, costa 220-240 euro circa. Ok, questo è buono e ci dice che è un MOSFET, perfetto. Questo è un IGBT, risulta anche ok. Sto prendendo tutti quelli buoni che abbiamo testato, Questo test giusto per vedere se effettivamente lui è affidabile. IGBT, MOSFET, IGBT. Ok, vediamo questo. Ok, questo è buono. E anche questo è buono, IGBT. Bene, adesso andiamo a vedere questi guasti, andiamo a vedere se effettivamente sono guasti. Vediamo un po'. Guasto. Anche questo che sembra nuovo ce lo dava per guasto. Anche questo è guasto. Questo è nuovissimo, non so perché risulta guasto. Anche questo è stato rimosso, si vede lo stagno sulle punte. Anche questo è guasto. Questi sicuramente sono MOSFET cinesi. Allora, tutti quelli che abbiamo messo sulla sinistra che erano guasti, ce l'ha rilevati guasti. Effettivamente sembra affidabile questa PCB. Test MOSFET e IGBT. Ok, guasto. E questo qua che ce lo dava per guasto è un C3751, dovrebbe essere un MOSFET e anche lui è guasto. Quindi devo dire che questa PCB sembra affidabile. Ovvio, non è affidabile come un PIC, ovviamente è una PCB fai da te. Possiamo andare a vedere i componenti che abbiamo visto prima, l'SCR e il TRIAC, che con il PIC non l'abbiamo visto, e andiamo a vederlo. Allora, eccolo qui, tristore SCR. Vado a spegnere la luce. Ok, luce spenta, SCR, lo mettiamo qui, prendiamo anche il TRIAC,
così vediamo se effettivamente risulta ok. Ok, TRIAC, siccome il gate va innescato in corrente, quindi c'è un alto assorbimento e questa PCB non è stata creata per questo, quindi ci potrebbe essere un assorbimento, si potrebbe anche bruciare il potenziometro, quindi vi consiglio di accendere, portare sempre il potenziometro a 0 prima di premere il tasto. Premendo il tasto girate il potenziometro finché non si innesca, dopodiché lasciate il tasto e portate il potenziometro a 0, ok? Onde evitare che si bruci il potenziometro. Perché? Perché, come ho detto prima, questi componenti TRIAC e SCR richiedono una corrente maggiore rispetto al MOSFET IGBT che funziona a tensione, quindi gli basta una piccola corrente. Ok, mettiamo il TRIAC adesso, premiamo il tasto, giriamo il potenziometro e possiamo vedere che si è innescato. Quindi per testarli che cosa bisogna fare? Bisogna sempre portare il potenziometro a 0, metterli sopra così sul connettore, premere il tasto finché non si innesca. Appena si innesca bisogna rilasciare subito il tasto in modo che non si bruci il potenziometro e quindi si può portare tranquillamente il potenziometro a 0. Ripeto, è diverso dal MOSFET IGBT perché richiedono una corrente minima, funzionano a tensione, mentre invece questi che richiedono un assorbimento di corrente molto più alto c'è il rischio che si bruci il potenziometro. Mi è successo perché il potenziometro stava al massimo e nel momento in cui ho premuto il tasto ho sentito una puzza di bruciato sul potenziometro. Potrei risolvere questo problema, ma devo andare a rivedere il circuito. Ripeto, si possono testare, l'importante è che girate gradualmente e rilasciare subito il tasto nel momento in cui si innesca il gate. Però la PCB nasce come test MOSFET IGBT. Bene ragazzi, da Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.